nella lezione di stasera andremo a fare un soggetto, una natura morta e lavoreremo con la china. China che può essere usata sia lavorando con l'inchiostro di china oppure usando penne di vario tipo, penne di queste stilografiche che funzionano a china, usando penne tipo questa del pigmento della Staedtler indelebile oppure della Stabilo. Io ho preso varie tipologie, oppure anche ho una serie di questa marca qui che secondo me è molto buona, e ci sono qui varie tipologie di punte, le vedete anche qui rappresentate da quelle che sono il brush, che è tipo un pennello piatto, e punte sempre più fini fino ad arrivare a fare tratti piccolissimi. Perché la particolarità di un soggetto come questo qual è? È quella di dover fare tratti diversi. Di solito quando siamo abituati, quando dipingiamo o disegniamo con una matita, lavoriamo a chiaroscuro, no? Quindi esercitiamo una pressione diversa con la mano. Qui la difficoltà dove sta? C'è un chiaroscuro che è reso anche con un tratteggio, tratteggio incrociato e con varie tipologie di segni che possono essere più o meno fini, più o meno grossi, più o meno scuri. Quindi io ho preso poi una carta anche da acquerello. La mia è 300 grammi, 100% cotone. In realtà io bagnerò poco il colore, diciamo, userò poco il pennello, però ho preso anche dei pennelli perché in dei punti, vedete come nello sfondo va messa la china diluita, o potete usare anche l'acquerello nero se preferite, quello che volete. Se volete fare il soggetto invece che china nera, potete fare color seppia, questo non ci sono problemi, potete scegliere voi. L'importante è quello di saper modulare e gestire il chiaroscuro anche con un tratto più deciso come questo, più fino, più grosso, a seconda del punto dove ci troviamo. Questo è un tratto che presuppone anche una maggior decisione e precisione, perché qui non ci si può ritornare sopra, mentre con la grafite ci si può sempre cancellare o così, qui non si torna indietro. A questo punto io vado a lavorare appunto sul soggetto. La prima cosa da fare, io metterò della sorta di chiaroscuri e lo faccio lavorando a pennello. Poi si può lavorare se volete, se no anche col pennino così si può lavorare se avete la china, ok? Allora, la prima cosa da fare però è quella di andare a diluire un po' il colore. Io metto con l'inchiostro, lo metto in una ciotolina con un pochino di acqua. Aspettate, ci metto un pochino di questo, basta proprio poche gocce, e poi diluisco un po' perché ora lo uso a pennello. Diluisco un po', è meglio diluirlo proprio perché non voglio che sia troppo intenso. Ora poi guardo quanto è intenso e vado a fare intanto i chiaroscuri dove vedo alcune parti. Per esempio, vedete qui c'è già, è un chiaroscuro unito. Io vado a farlo subito perché vi consiglio anche a voi di farlo subito ora questi effetti più scuri. Perché soprattutto se avete la china pura e non avete pennarellini indelebili, quando poi avete fatto il disegno e se volete fare prima il tratteggio, diciamo con la china, e poi ci andate sopra con l'acqua, vi rismuove tutto. Se avete un pennarello indelebile, invece non ci sono problemi. Quindi, per non sbagliarmi, io lo faccio prima, di modo che se poi uso davvero tutta china, non mi si riscioglie il colore o la china, perché la china si riscioglie. Ok?
Allora, guardiamo un pochino, in base, io l'ho fatta abbastanza diluito, ora guardo l'effetto, vedete? E inizio subito a mettere un po'. Se poi mi sembra troppo chiaro, posso andare a rintervenire. Qui io rintervengo perché se voglio più scuro, ora casomai rintensifico anche prima, faccio alcune parti e poi se in dei punti voglio sia molto più scuro, rintervengo. E vado a lavorare con la china e si può lavorare in vari modi, come vi dicevo. Questa è la penna, per esempio, e inizia a fare le parti. Cercate di dare come si dipinge con il pennello, lo stesso dovete fare dandogli verso della linea, la forma. Per esempio, anche quando fate qui il, i vimini, dovete cercare, io ho fatto il disegno prima proprio perché venga un disegno preciso.